The power of the dark side. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Michele. Uno dei miei più grandi sogni sin da bambino, essendo io un grande fan di Star Wars e delle spade laser, o laser come si pronuncia in inglese, comunque quelle spade che affettavano l'acciaio come se fosse burro, uno dei miei più grandi sogni appunto è sempre stato quello di maneggiare un grosso e potente laser con cui tagliare, affettare e bruciare cose. E oggi ai miei 30 anni, anzi alla soglia dei 31, sono riuscito a realizzare in parte questo sogno. Come? Con questo piccolo prodotto, ovvero il Laser Packer. O laser packer, cioè in base alla vostra pronuncia. Di fatto un piccolo e compatto incisore laser anche abbastanza potente da 1,6 watt che ok, non taglierà l'acciaio come fosse burro, come succede in Star Wars, ma è abbastanza potente per farci divertire. Ma la sua caratteristica davvero fantastica e peculiare è che può essere alimentato da una semplicissima power bank tramite cavo USB Type-C, potendo quindi essere utilizzato praticamente ovunque, anche per strada, e capite bene che questo rende il Laser Packer un prodotto davvero unico nel suo genere. Sicuramente il laser, no, suona proprio male, lo pronunciamo laser un po' all'italiana, comunque i laser che avete visto fino ad oggi sono sempre stati di grosse dimensioni con due bracci che muovevano appunto il laser nelle varie direzioni per effettuare l'incisione. Questo invece funziona in modo completamente diverso. È tutto incapsulato qui dentro in appena 200 grammi e al suo interno, sotto questa placchetta che serve appunto a proteggere dall'eventuale polvere, granelli di sabbia o detriti vari che potrebbero entrare e danneggiare tutto, troviamo un laser con potenza massima di uscita di 1,5 watt e una serie di specchi che, andandosi a muovere, vanno a deflettere e direzionare il laser, che andrà a spostarsi autonomamente sulla superficie da incidere, seguendo quindi il progetto. E forse riuscite a vedere anche gli specchi al suo interno in trasparenza, sono quelle sagome violacee, spero che riusciate un po' a vederli. Tramite questi piccoli specchi quindi il raggio laser, quanto mi piace questa parola, andrà a muoversi sulla superficie, che può avere le dimensioni massime di 10x10, ovvero lui potrà incidere un quadrato massimo di 10x10 cm, ovvero questa dimensione. Questo è un limite dato ovviamente dall'assenza di grossi bracci che vadano a muovere il laser, però in compenso abbiamo un prodotto che è davvero super compatto, possiamo portarcelo tranquillamente anche nella borsa. Sulla sua confezione troviamo le certificazioni di conformità CE e FCC, oltre ad altre importanti certificazioni. Ed inoltre, ma non meno importante, la casa madre dichiara un ciclo vitale, un'autonomia di ben 10.000 ore di funzionamento, davvero un'enormità. Un prodotto quindi davvero interessante e unico. Vi sfido infatti a trovare qualcosa di simile a questo Laser Packer, non troverete nulla di paragonabile e nonostante la sua unicità viene venduto ad un prezzo abbastanza abbordabile. Parliamo infatti di 350 euro di listino che scendono utilizzando i nostri link coupon qui sotto in descrizione video sotto i 200 euro e a questo prezzo direi che ne vale davvero la pena. Ma andiamo a vedere ora cosa troviamo nella confezione, che è davvero premium come qualità, come packaging. Allora, si apre sottovuoto, quindi datemi 5 minuti. No, ok, è venuto via subito. Abbiamo il manuale di istruzioni che vi consiglio caldamente di leggere perché sono 2 pagine in inglese, quindi
come si usa, la distanza di messa a fuoco e i QR code per scaricare l'applicazione su iOS e Android, oltre ad altri consigli per la sicurezza. Quindi ragazzi, per favore, leggetelo. Abbiamo inoltre il righello di legno da 20 cm che ci sarà davvero fondamentale, in quanto la messa a fuoco di questo laser è fissa ed è appunto di 20 cm. Ma vi spiegherò tutto nel dettaglio tra pochi minuti. Troviamo alcuni foglietti in cartoncino per iniziare subito a sperimentare qualche incisione. Caricabatterie classicissimo con uscita USB e presa italiana, non vi servirà nemmeno un adattatore. Cavo USB-C rivestito in nylon, anche questo davvero molto ben fatto. Gli occhiali protettivi un po' in stile Terminator, ma comunque proteggono molto bene, limitano tantissimo la luce blu e come vedete l'effetto è verdognolo. Questi occhiali sono importantissimi per proteggere e preservare la nostra vista dai possibili danni del laser e della sua luce blu. Non dovrete mai guardare direttamente o indirettamente, magari tramite un riflesso o uno specchio, la luce emessa da questo laser, perché nonostante la potenza non sia esagerata, ci sono rischi di danni anche permanenti alla vista. Prestate molta attenzione. Utilizzando occhiali come questi, i possibili danni che vi ho appena illustrato vanno completamente ad annullarsi. Quindi lo ripeto ancora, mi raccomando, indossateli sempre perché potete anche metterli sopra ai vostri occhiali da vista senza nessun problema. Sono molto larghi, molto grandi. Se vi interessa, come accessorio viene venduto separatamente a circa 100 euro la teca già schermata su cui inserire il laser, che quindi potrete usare senza indossare gli occhiali e senza pericolo di friggervi la retina. Vi lascio il suo link in descrizione video. E infine l'ultimo accessorio è questo treppiede, che è un po' l'anello debole di tutto quello che troviamo nella confezione. Questo treppiede o cavalletto, chiamatelo come preferite, è importante perché ci permetterà di posizionare sopra di esso il laser e quindi mantenerlo fermo, stabile, mentre lui va ad incidere. Il suo problema però è che si tratta di un treppiede davvero molto economico. Il mio, dopo 3 giorni di utilizzo, guardate, ecco, devo mettere una goccia d'attack per sistemarlo, però fortunatamente il suo attacco è classico, quindi potrete utilizzare senza nessun problema un treppiede di maggior qualità per andare a fermare, a stabilizzare il vostro laser mentre è in funzione. Ma veniamo ora al laser in sé, con questo avviso sulla parte frontale che ci consiglia di non guardare il laser direttamente o indirettamente, in quanto si tratta di un laser di categoria 4. Qui dentro, vi ho già spiegato, troviamo tutto l'ambaradan che ci permette di incidere. Esteticamente è molto ben fatto, con questa parte cromata che gira attorno al laser, invece strutturalmente è davvero molto robusto. Nella parte posteriore troviamo il tasto per stoppare il progetto e l'incisione. Inoltre al suo interno sono presenti dei sensori, dei giroscopi che andranno a stoppare automaticamente l'incisione quando lui si muove accidentalmente, magari lo urtiamo per sbaglio, e per evitare che il laser vada un po' a fare danni in giro per la stanza, lui si blocca da solo, quindi davvero ben fatto. Il LED centrale ci indica lo stato della connessione Bluetooth al nostro smartphone e infine troviamo l'ingresso USB-C per l'alimentazione. Ovviamente non abbiamo una batteria incorporata al suo interno perché considerate che un'incisione media dura almeno 10, 15, 20, ma anche più minuti, quindi è davvero improponibile incidere con una batteria incorporata. Ne servirebbe una davvero grande che andrebbe a compromettere tantissimo la trasportabilità di questo prodotto. Per alimentarlo, come vi ho già detto, vi basterà una semplice power bank USB classicissima, oppure andrete a collegarlo semplicemente alla vostra rete elettrica. Vi ho parlato del collegamento Bluetooth in quanto tramite la sua applicazione dedicata per iOS e Android dal nome Laser Picker, non potete sbagliare, andrete a manovrare il vostro laser. L'applicazione è ben fatta, nonostante sia un po' spartana nell'interfaccia, è molto essenziale, c'è quello che serve. Potrete ad esempio andare a creare voi qualcosa da incidere, come ad esempio una semplice scritta, quindi ciao ragazzi,
confermate, andate a posizionare la scritta dove volete, ovviamente potete anche inserire più scritte contemporaneamente, ne impostate la dimensione, anche il font, ce ne sono alcuni davvero molto carini come questo. Poi andate a scegliere la tipologia di incisione, potete decidere anche di incidere sotto forma di codice a barre oppure di QR code, e questo è davvero interessante in quanto ad esempio potreste andare ad incidere il QR code di Flight sul vostro drone. Per chi non sapesse di cosa sto parlando perché non gli interessano i droni, si tratta di un QR code di riconoscimento che si compra e si posiziona tramite dei fogli di carta su ogni drone per volare legalmente. In questo modo possiamo andarlo ad incidere direttamente sul drone senza il rischio di perderlo. E, insomma, una cosa davvero molto carina e simpatica. In alternativa potrete andare a disegnare qualcosa che vi interessa andare ad incidere sul... Io non so disegnare, ragazzi. È tutto in base alla vostra bravura nel disegno, oppure semplicemente andate a laserare una delle varie prove come il ragno o altre cosine che vedremo tra un attimo, o ancora prendere un'immagine dalla vostra galleria che sia un logo, un simbolo o anche un stupido selfie come quello che mi sono fatto ieri e andare a scegliere un po' come volete andarlo ad incidere, ad esempio sotto forma di tratto di matita. Molto carino l'effetto, perché potrete anche tramite l'editor scegliere di cancellare le parti che non vi interessano e quindi lasciare incidere solo quello che vi piace. Insomma, questo ad esempio è il tratto a matita molto leggero, il G-code più preciso, il bin, le scale di grigio che però conservano lo sfondo, quindi non mi va bene in questo caso, e infine quest'altro che sarebbe credo il timbro. Una volta scelta la tipologia di incisione, proseguite e dovrete scegliere le dimensioni. Qui dovrete impostare in millimetri la parte più lunga, quindi in questo caso la parte verticale, da 1 millimetro, vediamo se prende 1 millimetro, sì, fino a 100 mm, che sarebbero appunto 10 cm. Andiamo a cercare nuovamente il dispositivo, eccolo qui, connettiamoci. Prima di cliccare su inizia anteprima andiamo ad indossare gli occhiali protettivi, nonostante ora non ci sia l'incisione ma venga comunque proiettato il laser alla minima potenza possibile, e vi faccio vedere che il laser va a creare una sorta di reticolo, e in questo reticolo andrà a posizionarsi il nostro disegno. È una funzione molto utile per andare a centrare senza andare ad occhio le varie superfici di stampa. Ovviamente quando io muovo il laser si interrompe automaticamente sia l'anteprima che anche l'incisione per evitare incidenti. Non incidete mai così a mano libera, questo è solo un esempio che vi ho mostrato. Posizionate sempre il laser sul suo cavalletto oppure su una superficie piana su cui appunto non possa muoversi. Ora vi mostro alcune incisioni che ho realizzato nell'ultimo weekend, perché ci ho giocato davvero tantissimo, è anche divertente, però è pericoloso, quindi state molto attenti. Ecco qui un po' di cose molto simpatiche, iniziando dalla semplice carta su cui sono andato ad incidere il logo, il nome di Star Wars, e sembra quasi una stampa ad inchiostro, ma in realtà siamo andati a bruciare la carta in determinate posizioni, in alcune parti bruciata più del dovuto, come vedete qui. Invece su questo cartoncino inizialmente stavo provando a stampare con la modalità matita, ma l'effetto non mi piaceva più di tanto. Poi ho utilizzato il G-code e il risultato finale secondo me è davvero eccezionale. Sì, anche qui c'è qualche bucherello dovuto all'alta temperatura, specialmente nelle zone in cui il laser è passato più volte, però davvero molto bello. Solitamente sulla carta e il cartoncino vi basta una potenza compresa tra il 10 e il 30%, invece su materiali un po' più duri come può essere il legno o la plastica vi servirà una potenza tra il 70 e il 100%. Prendendo come riferimento questa incisione su cartoncino sono andato ad incidere sul legno con potenza 100% e profondità 70%. Guardate il risultato finale, è davvero
fantastico. Poi ho provato ad incidere con potenza 100 e profondità 100. Come vedete il risultato è un'incisione molto più profonda, ma che va a perdere tantissimo i dettagli, come ad esempio le parti della rosa, guardate qui. Quindi dovrete seguire vari test ed esperimenti, mi piace chiamarli così, per scoprire qual è la potenza e la profondità adeguata per il materiale che state utilizzando. Sì, ok, sull'applicazione ci sono dei preset, ovvero delle modalità già preconfigurate per alcuni materiali, ma le ho provate, non sono il massimo, sono molto conservative come potenza e profondità. Vi consiglio di sperimentare, sperimentare e ancora sperimentare. Cosa cambia tra potenza e profondità? Beh, ovviamente la potenza andate a impostarla in base alla tipologia di materiale su cui intendete incidere. Invece profondità più elevata significa maggior tempo in cui il laser resterà nello stesso punto per l'incisione, quindi risulterà che la profondità appunto sarà maggiore, ma si andranno a perdere così tantissimi dettagli e inoltre il tempo di incisione si allunga notevolmente. Può essere utile se intendete incidere delle immagini piene, come in questo caso, e l'effetto finale è molto buono. Oppure ancora se intendete incidere dei timbri, come ad esempio questo drone sul legno. Ma su quali materiali può incidere il nostro laser peker? Beh, davvero su tantissimi, partendo dalla carta, il cartoncino, il cartone, vanno bene anche le confezioni da imballaggio di Amazon, ma anche il legno, la plastica, persino la frutta e anche le magliette. Infatti, se riesco a prenderla, perdonatemi, sono andato ad incidere il mio nome su questa t-shirt, davvero senza nessun tipo di problema. E volendo potete anche incidere su alcuni tipi di metalli, come ad esempio l'alluminio molto sottile delle lattine di Coca-Cola, ma in questo caso dovrete assumere un piccolo accorgimento, in quanto si tratta di un materiale riflettente, quindi di base non pensato per l'incisione. Quel che dovrete fare è davvero molto semplice, sarà andare a colorare con un semplice pennarello, ma io vi consiglio questi, li ho presi da Amazon, vi trovate il link in descrizione video, pennarello nero delebile, quindi si può cancellare con della semplice acqua, andare a colorare quindi di nero la parte da incidere. In questo modo il nero va a catturare maggiormente il laser e quindi l'incisione avviene con maggior successo. Poi una volta inciso andate a rimuovere il pennarello con un po' d'acqua, al massimo un po' d'alcol, e vi resterà la vostra bellissima incisione. Questo metodo è consigliato su qualsiasi materiale su cui l'incisione in un primo momento non è stata efficace. Riprovate in questo modo e vedrete che funzionerà. Ora, sperando che questo marchio non vada a censurarmi il video per copyright, beh, la tela migliore, chiamiamola così, per le vostre incisioni con questo laser è sicuramente il legno, che restituisce dei risultati davvero molto buoni. Quello di cui sono più orgoglioso, c'è un casino incredibile qui sopra, è forse lo stemma dei Queen, che è davvero ricchissimo di dettagli, è venuto benissimo, guardate i dettagli ad esempio sulla corona, sulle ali, la scritta, è davvero un risultato notevole per un laser comunque economico. Ricordate ragazzi che i laser professionali costano migliaia e migliaia di euro, qui invece parliamo di un paio di centinaia d'euro. E invece i materiali su cui questo piccolo laser non è in grado di incidere sono i metalli più spessi, resistenti e riflettenti, ma anche il vetro e i gioielli. Io per i miei test ho utilizzato questi fogli di legno, passatemi il termine, si tratta di piccoli blocchi di legno dimensione 10x10 che ho acquistato su Amazon, così come anche i pennarelli, trovate i link di entrambi qui sotto in descrizione video, e penso che questo sia il metodo migliore per imparare ad incidere, anche considerando che la dimensione di questi piccoli pannelli di legno è esattamente 10x10 cm, ovvero l'area di incisione massima del laser peker. Questo significa che lui non può incidere su una superficie più grande di questi
pezzi di legno. Ma dimenticavo il righello, perché proprio di 20 cm? Beh, perché 20 cm è la distanza di messa a fuoco di questo laser, con tolleranza di 1 centimetro circa. Posizionarlo più vicino o più lontano rispetto ai 20 cm significa andare a perdere precisione e potenza nell'incisione, andando quindi a rovinare l'intero progetto. Per questo motivo cercate di incidere sempre con il laser o in orizzontale o completamente in verticale, mai in obliquo, perché potrebbe succedere che in una parte l'incisione viene più dettagliata, nella parte più distante invece l'incisione viene con minor dettaglio ed è una cosa bruttissima. Personalmente mi sono divertito davvero tantissimo sperimentando le varie tipologie di incisione permesse da questo laser, ma anche le diverse profondità, le diverse potenze, i diversi materiali, quindi mi sento di consigliarlo a tutti quelli che vogliono provare qualcosa di nuovo, qualcosa di particolare, ma anche a tutti gli amanti della tecnologia, di Star Wars, dei laser, delle spade laser, delle pistole laser e di tutto quanto. L'uso che ne farete, che sia incidere una semplice scritta, una foto, un timbro, un QR code, beh, dipenderà tutto dalla vostra fantasia. Io personalmente ho già acquistato 2 accessori per questo laser peker, accessori originali ufficiali, vale a dire la teca protettiva che va a sostituire gli occhiali e anche la base autolivellante, quindi con fuoco automatico, che può essere davvero molto utile. Penso quindi che realizzerò un secondo video dedicato al laser peker quando mi arriveranno questi accessori. Il suo più grande punto di forza è sicuramente la trasportabilità, ve lo mettete nella sacca in una borsa e ve lo portate ovunque, alimentandolo con una semplice power bank. Proprio per questo il suo unico difetto, oltre al treppiede che non è il massimo, è l'assenza di una piccola custodia per trasportarlo, perché voi, credetemi, lo porterete praticamente ovunque. Se volete acquistarlo vi ricordo che il suo prezzo di listino è di circa 350 euro, che si riducono, si abbassano sotto i 200 euro utilizzando i nostri link e coupon che vi lascio qui sotto in descrizione video. È disponibile in diverse colorazioni e vi ricordo come sempre che offerte e coupon non sono eterni, scadono dopo un certo numero di utilizzi o dopo un po' di tempo, ma tranquilli perché troverete i coupon sempre aggiornati sul nostro canale Telegram ufficiale delle offerte TechBest Deals, linkato qui sotto in descrizione video, insieme ai link per il nostro gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia e il nostro canale Instagram ufficiale. Entrate numerosi. Ora però ditemi voi cosa ne pensate di questo laser peker. Vi piace? Non vi piace? Lo acquistereste? L'avete già acquistato oppure non lo acquistereste? Beh, fatemi sapere la vostra opinione lasciando un bel commento qui sotto, parliamone insieme e se avete dubbi o domande non esitate a chiedere, io sono come sempre a vostra totale disposizione. E se questo video vi è piaciuto e volete supportarci, ci basta un semplice like, un commento, una condivisione, iscrivetevi a questo canale se non avete già fatto e attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dei nostri nuovi prossimi video. È tutto completamente gratuito. Detto questo, vi auguro buone la serate a tutti se lo acquisterete o anche se non lo acquisterete e noi ci diamo appuntamento al prossimo video sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!